Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, sono l'1:30 di notte, ascolterete questo video sicuramente la mattina, pomeriggio, non lo so. Mi stavo andando a coricare quando stavo spegnendo il telefono e mi è arrivato l'ennesimo video di mental coach, spiritual coach, insomma, presunti tali che spingono con queste tecniche per eliminare il dolore. Fai quello che ti fa stare bene, elimina il dolore. Allora, c'era Ares davanti a me che si è infervorato in un turbine di emozione funesta di fuoco. Fai questo per eliminare il dolore. Ma quale, scusate il termine, stronzata abominevole? Quale stronzata abominevole? È nell'approccio che cambia il risultato. Non devi cambiare l'evento, ma devi cambiare l'approccio all'evento. Altrimenti, più elimini l'emozione che tu reputi potente, pesante per la tua mente razionale, più conseguiranno risultati nefasti. La danza del piacere. Il piacere non è assenza di dolore, ma è piuttosto un approccio differente a quell'energia così potente che, essendo ostruiti i chakra, viene definita dolore. Perché? Perché è troppo forte. Pensa che potere pazzesco è quell'energia lì. No, 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 non la voglio sentire. Mi faccio la tecnica per non sentire il dolore. Bene, stai accumulando una bomba atomica che arriverà prima o poi. Allora, quando tu inizi a sperimentare con la pratica, migliaia di voi lo state facendo, è giusto un repetita iuvant, soprattutto per le nuove sorelle e fratelli iscritti alla nostra scuola iniziatica. Quando tu cambi approccio a ciò che ti accade, cambiano le tue sinapsi, diciamolo in termini scientifici. Va, dai, così accontentiamo anche la mente razionale. Cambi le tue sinapsi e quindi cambieranno le associazioni che la tua mente farà quando l'energia sarà molto forte. Quindi quando la tua energia, quando la tua mente, oppure quando sentirai qualcosa, un'energia molto forte, allora la tua mente la associerà alla pratica del piacere e così facendo cambieranno sempre di più le conseguenze degli eventi che ti capitano. Dire per esempio quando arriva la dolce tristezza o la dolce malinconia, dire bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum. Avete sperimentato che istantaneamente cambia? Istantaneamente cambia l'emozione, cioè il risultato dell'emozione cambia. E è questo il senso. E questo è il senso. La vita è pathos, la vita è emozione. Senza l'emozione non c'è vita. Se tu non avessi emozioni, non saresti vivo. Quindi recuperare l'anima nera significa recuperare tutti i tuoi talenti, le potenzialità che la mente razionale, l'io, ha rimosso per esigenza della costruzione di un ego, di un io. Oh. L'anima nera è nera finché non la illumini. Come la fai? Con le emozioni. Le emozioni ctonie, C,
T-O-N-I-E, ctonie, sotterranea, dolce tristezza, dolce malinconia. Vedete come la psicologia moderna, che è costruita sulla base di un sistema patricentrico che ti vuole schiavo, allora si sposta tutti sui valori solari, tutto sui valori, la vita a tutti i costi, la vita visibile a tutti i costi. Se non vedo non credo. L'eterna giovinezza intesa come aspetto estetico, ciò che si vede. Allora, quando tu dirotti tutta la coscienza, scusami, sui valori solari, si creerà un'ombra incredibile sui valori lunari. L'invisibile è il vostro più potente alleato. Tutto ciò che la mente non può vedere lo giudica morte, perché non lo può controllare. Allora tu l'eterna giovinezza l'acquisisci quando ti allei ai valori della notte, a quello che la mente giudica morte. Tu, quando ti allei, inizi a sperimentare il piacere in tutte quelle emozioni sotterranee che ti daranno il più grande potere. È così semplice che la mente razionale non può accettarlo. Questo è lo sciamanesimo, questo è lo yoga sciamanico. E questo è ciò su cui ho fondato le masterclass. Recuperare il più grande potere che tu abbia mai avuto grazie alla morte dell'io e alla rinascita nel sé, per realizzare il grande capolavoro della tua vita. Ma è tutto quello su cui ho basato il mio lavoro. Migliaia di voi con la pratica dei 21 giorni lo state sperimentando. E allora sentire: elimina tutto ciò che non ti fa bene, elimina tutta la tristezza, elimina la dolce malinconia, elimina questo, sì, elimino e divento sempre di più un fantoccio nelle mani del sistema, manipolato dalla mia stessa paura. Se tu hai paura, il sistema ti ha fottuto, scusate il termine. Se tu hai paura delle emozioni sotterranee, dolce tristezza, dolce malinconia, caos, allora tu sarai sempre uno schiavo. Quando ti allei invece agli dei, a queste forti emozioni, tu diventi invincibile. Vi ricordate Neo nel film Matrix, quando si allea alla morte, che risorge distruggendo tutti i nemici? Ecco, quindi ragazze mie e ragazzi, poi ognuno c'ha il suo percorso, Cioè non si può assolutamente spingere qualcuno a sentire. Il Buddha diceva che non tutti sono pronti alla luce, Non tutti sono pronti alla grandiosità. Bisogna lasciare fare il loro percorso. Che cosa significa essere pronti alla luce? Significa aver integrato l'ombra. Perché la luce è l'unità, è lo ierogramma interiore, le nozze alchemiche. È ciò che c'è al di là della dualità. Qua stiamo, luce ed ombra. Al di là della luce ed ombra c'è soltanto la luce chiara, la vacuità, o come la chiamano i buddisti, o il vuoto, come la chiamano la fisica quantistica, che non è nulla, ma è la creazione prima della creazione.
E vediamo che ci dicono le carte oggi a tal proposito. È Ares che mi ha fatto fare il video in questa notte. È Ares, è Ares. Allora, che cosa ci dicono? Mettiamoci lo sciamano. Mettiamoci lo sciamano. E le carte del drago. Tu non devi eliminare la tristezza, tu non devi eliminare la dolce malinconia, tu non devi eliminare la perdita, tu devi azzerare l'idea che quella cosa possa nuocerti. Come ti fai? Come lo fai? Alleandoti, alleandoti. Quello che ci insegnano tra le leggi dello sciamanesimo è questo. Nulla può nuocerti se non la tua stessa idea che qualcosa possa nuocerti. Vediamo cosa ci dicono. Cioè, perché ero sul divano, avevo spento tutto. A un certo punto stavo andando da solo sto video di questo fantomatico guru, cioè, non lo so. Stavo andando da solo, a un certo punto, fammi sentire che dice un attimo. Ho detto, no, aspetta, no, mo, no, perché ne sento a valanghe, a centinaia. Ho detto, no, aspettate un attimo. Repetita Juvent. Vediamo. Cosa ci dicono gli spiriti in merito a questo argomento, per favore? Gli dei naturali, non i miti sociali. Che cosa ci dicono i dei naturali? Il flusso. Il flusso. Ognuno ha un destino prestabilito. O meglio, non esiste un destino migliore o peggiore, come diceva il grande poeta Borges, ma ognuno deve compiere il proprio destino. Quindi è un po' come se questa carta mi stesse dicendo: Francesca, tu hai visto e hai sentito quello che hai sentito, ma magari a qualcuno serve quello che hai sentito, ok? Cioè, ognuno ha tutto ciò che è funzionale al suo percorso, no? Questo flusso mi viene in mente questo in questo momento. C'è chi ascolterà le parole di quella persona e farà il suo percorso. Il flusso lo vedo così. Sabbe satta su chi contu, possano tutti gli esseri essere felici, perché prima o poi ognuno ci arriverà, in qualche modo, a suo modo e nella maniera a lui più congeniale. Oltre a questo, questa carta mi richiama al fatto di qua c'è una donna che plasma la materia. Che cos'è che plasma la materia? L'emozione. Solo le emozioni plasmano la materia. E quindi, se le emozioni plasmano la materia, quando tu ti allei con le emozioni di cui hai più paura, tu diventi sovrana o sovrano di quel regno e puoi modificare la materia visibile. Mi sono arrivate queste due informazioni con questa carta. Vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale.
Cioè, io quando sento il dolore, ok? Ovviamente ognuno di noi, ognuno può portare l'altro dove è arrivato lui. Semmai anche questo è forse è un ardire da parte mia, ma il senso qual è? Che noi non possiamo aiutare nessuno. Quando qualcuno lo chiede, possiamo indicargli la via per le sue chiavi e poi deve aiutarsi da solo. Allora, tutti i successi che state conseguendo, attraverso le mie testimonianze, la mia esperienza, no? Ecco, mi portano a continuare a farmi portavoce della mia esperienza. Quando io provo il dolore, prima di tutto non ho paura del dolore, perché a gradi di intensità sempre più alti mi sono alleata con il mio dolore, con quello che la mia mente chiama dolore. Quando provo un dolore, non sfuggo, sto, non mi lamento, lo vedo come un dono. E che cos'è il karma? Il karma non ha tanto a che fare con gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, ma come ti approcci a quegli eventi. Allora, fino a quando avevo una certa età, mi sono confrontata con quegli eventi. No, sono di nuovo malata. Sapete che la malattia è stata la mia più grande dote per realizzare quello che faccio oggi, iniziando con la naturopatia, quando mi sono diplomata, e continuando con i tarocchi, continuando con lo yoga sciamanico, la psicologia immaginale. Perché? Perché la malattia che mi ha aiutato a realizzarmi. Allora, quando inveivo contro di essa, facevo un certo tipo di percorso. Quando ho iniziato a vederla come un dono, ho preso un altro tipo di consapevolezza. Quando provo il dolore, oggi, sento un dono. Sapete che sono stata più di 20 giorni con la bronchite. Bene. Allora, io in tutto il tempo che ho praticato yoga sciamanico, da quando lo yoga sciamanico è entrato nella mia vita, non mi sono più ammalata. È arrivata questa bronchite. Non l'ho vista come un fallimento, perché quello è lo strumento attraverso cui l'anima vuole farmi potenziare, vuole farmi evolvere, vuole farmi avere successo. Allora quando tu cambi, come l'appeso, la più grande carta spirituale che c'è insieme all'eremita, quando tu cambi la prospettiva delle cose, anche le cose cambiano, cioè cambiano i risultati di quegli eventi. E questo avviene a gradi di intensità sempre diversi. Non è che, voglio dire, non mi viene più nulla o non sentirò più dolore. No, no. Ma l'approccio è ciò che va a testare la fede e quindi il potere. E questo ti rende sempre più eccitata, sempre più forte nella tua natura, nella tua essenza vera. Perché per realizzare la tua essenza, quindi il tuo daimon, quindi la tua missione, devi allearti a tutto ciò che arriva, che poi sono le emozioni che ti arrivano. Arriva prima l'emozione che si deve manifestare e poi l'evento che te la mette in scena. Ok, vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale. Innamorati, innamorati, l'innamoramento,
l'innamoramento, questa è una carta pazzesca. Chiunque sta vivendo un momento di dolore in questo momento, è un momento straordinario per innamorarsi. Dice, ma che sta dicendo questa? È folle? Sì, sono folle. Altrimenti non potevo guarire se fossi stata all'interno di una struttura mentale omologata. Allora questa è una carta bellissima e ti dice che se non sei innamorata o innamorato di qualcuno o di qualcosa in questo momento, questo è un ottimo momento per farlo. Innamorati della tua malattia, innamorati del tuo sintomo, innamorati della tua emozione, innamorati di quel fiore che vedi quando esci la mattina, innamorati di qualcosa, perché l'innamoramento è qualcosa che tu puoi attivare con la forza di volontà. Terzo chakra. Ti leggo questa carta perché è proprio, guarda, talmente folle questa carta caduta in questo momento che è proprio la perfezione dell'anima. 7. L'innamoramento è uno stato di annullamento dell'io. Che vuol dire? Significa che quando tu sei innamorata o innamorato di qualcosa, di un ideale, di qualcuno, la mente razionale si atomizza. Pensaci un po', quando sei innamorata che fai? Non capisci più una mazza. Appunto, quello volevo dire. È in questo senso che l'innamoramento conduce alla grande soglia, cioè ti fa andare in una coscienza, uno stato di coscienza non ordinario, perché è un rituale di morte e rinascita. Ci si può innamorare di un fiore, di un gattino, di un tramonto, di una montagna, di un lago, di un uomo, di una donna, di un'opera d'arte, di un progetto, di un ideale. Essere innamorati è uno stato d'estasi e sempre l'estasi porta oltre la mente ordinaria, consentendo all'umano e alla divinità di avvicinarsi. La mente ordinaria è il velo della separazione tra l'umano e il divino, l'estasi lo straccia. Come diceva il grande Mircea Eliade, uno storico delle religioni esperto di sciamanesimo, l'uomo conosce soltanto attraverso l'estasi, non attraverso lo studio accademico, non attraverso i libri. L'uomo conosce solo attraverso l'estasi. E cos'è l'estasi? È uno stato non ordinario di coscienza, che noi con lo yoga sciamanico lo raggiungiamo attraverso la respirazione, le visualizzazioni, la foresta immaginale, le posture. Ecco perché state sperimentando risultati stratosferici, perché uniamo corpo, mente e spirito in una sinergia profonda e ci innamoriamo e stiamo sempre in uno stato non ordinario di coscienza. Poi la mente ti riprende, ma tu le tue cellule le hai già abituate a stare in quello stato lì. E quindi man mano che tu pratichi continueranno a tornare in quello stato di beatitudine, dove anche il dolore è visto come la porta dell'estasi, perché hai cambiato le sinapsi, grazie alla danza del piacere, hai cambiato l'approccio. Ok. Prendersi un minuto per praticare l'attenzione consapevole nell'innamoramento aiuta a fare di questo evento un vero rituale di passaggio. Non avere consapevolezza nell'evento, invece, rischia di rendere l'individuo vittima della sua stessa energia, quello di cui stiamo parlando. Se tu non hai consapevolezza del fatto che il dolore è il tuo alleato, tu rimani vittima della tua stessa energia. Ti trovi in una situazione molto bella. Se non vedi la bellezza intorno a te, la devi cercare, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo e nelle tue emozioni. Rituale della buona riuscita. Nella tua condizione, adesso quando stai guardando questo video, nella tua condizione c'è qualcosa o qualcuno di cui sei attratto. Se non ti senti innamorata o innamorato, in presenza di questa carta devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente. Qual è questo Dio potente? Amore, Eros. Allora contempla l'oggetto della tua passione, tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole.
Concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica della creazione immaginale rivolgendoti all'emozione stessa. Riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Lo dite al vostro innamoramento, lo dite a quello di cui vi innamorate, lo dite al vostro fiore, al vostro gatto, al vostro cane, all'uomo, alla donna, lo dite al vostro dolore. Riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. La pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci un'emozione di mistero e vastità, chiedi all'emozione stessa di aprire in te le possibilità di creatività e visione ancora inespresse. Le emozioni sono divinità, le emozioni sono spiriti nelle forme di spiritualità naturali legate alla grande madre, come l'animismo, lo shintoismo, lo sciamanesimo, eccetera. Erano tali in verità anche per gli antichi e sotto questa forma sono conosciute anche in alchimia e nella psicologia immaginale. Per fare un altro esempio, se nella contemplazione di un bosco provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te livelli nuovi di energia. O se al pensiero della persona amata vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla tua stessa emozione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e quelle doti che percepisci nella persona amata. L'innamoramento è un rituale di passaggio. Esiste per permetterti di creare oltre te stessa, unendoti a possibilità, unendoti a doti, unendoti a talenti che risiedono in te in modo ancora inespresso e che vediamo nell'immagine dell'oggetto del nostro amore, che è un riflesso della nostra anima. Accipicchiolina, direi. Accipicchiolina. Ragazze mie, ragazzi, che bomba! Che bomba notturna! Accipicchia. O diurna, appena vedrai questo. Innamoratevi. Innamoratevi follemente. Però chiedetelo, ditelo, chiedi e ti sarà dato. Chiedete all'oggetto del vostro innamoramento di aiutarvi a sviluppare in voi la stessa bellezza o talento che vedete in quell'oggetto. Aiutami a realizzare, a vedere in me creatività, doti e talenti. E allora in quel momento si attiva. Chiedi e ti sarà dato. D'accordo? Ragazzi miei, ragazzi, non ho altro da aggiungere. Ringraziamo gli dei e gli spiriti che in questo momento hanno aperto questo varco, questo squarcio di luce nelle tenebre dell'inconsapevolezza, perché le tenebre non sono la notte, le tenebre sono l'inconsapevolezza. La notte è illuminata dalla bellezza della grande madre. Quindi, detto questo, ragazzi miei, ragazzi, vi abbraccio appassionatamente tutte e tutti. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.